Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Torniamo su Inter Pisa 6-2 per analizzare con immagini e statistiche la partita di Luis Enrique e come questa partita può cambiare il mercato dell'Inter. Faccio una premessa, non è un video per denigrare il calciatore, è più che altro un video per analizzare i motivi per cui Luis Enrique non sta rendendo dopo che lo scorso anno aveva realizzato comunque 7 gol e 7 assist in Ligue 1, quindi erano numeri di tutto rispetto per un esterno. Prima di analizzare le immagini e quelli che sono stati gli errori di Luis Enrique, faccio notare una particolarità. Questo è il voto che è stato dato da SofaScore. Un 6,5 che sembra assolutamente assurdo. Non è un voto dato da un parente di Luis Enrique. SofaScore va a valutare soltanto l'aspetto numerico, quindi non valuta l'aspetto tattico, non valuta i posizionamenti di Luis Enrique. Ricordiamo questo voto, dopo ci torneremo per fare determinate valutazioni. Partiamo però dalle immagini e da quelli che sono stati i molteplici errori di Luis Enrique nella sfida contro il Pisa. Dopo 11 secondi c'è il primo tocco di palla ed è un passaggio sbagliato. Non è il peggiore degli errori di Luis Enrique, perché in realtà saranno stati poco più di mezz'ora conditi da tantissimi errori. Andiamo al secondo. Luis Enrique dà la palla a Zielinski. Zielinski controlla, avanza. Luis Enrique, come vediamo, rimane più arretrato, non offre la linea di passaggio, non va a sfruttare l'ampiezza e alla fine costringerà Zielinski a fermarsi e appoggiare palla all'indietro. Primo errore di posizionamento. Luis Enrique con Zielinski che avanza dovrebbe essere più avanti, ecco, dare una linea di passaggio laterale, permettere di attaccare la lateralità del Pisa. Andiamo avanti, c'è un'altra situazione. Qui c'è la palla in aria per Luis Enrique, farà un po' di confusione, ecco, pasticcia un po', perde una buona occasione da gol. Anche questa per me non rientra tra gli errori peggiori. Andiamo avanti, c'è un altro errore. Qui c'è il Pisa che riparte. Come vediamo c'è Carlos Augusto che arriva in tutta velocità, ecco, nella prima immagine lo vediamo in basso. Carlos Augusto si trova avanzato come Luis Enrique, sarà velocissimo a rientrare. Luis Enrique invece rientrerà in ritardo. Ecco, praticamente Carlos Augusto era già rientrato, Luis Enrique lo farà solo successivamente, quando Carlos Augusto è già posizionato, insomma, in fase difensiva. Andiamo avanti, purtroppo non è l'ultimo errore. L'Inter attacca, ma anche il supporto sulla destra. Andiamo ancora avanti, ecco qui c'è ancora, è la stessa azione precedente, ecco qui attacca, c'è Sušić in possesso di palla, mentre da questo lato Carlos Augusto sta attaccando e quindi sta dando un supporto sulla corsia sinistra, qui sulla destra, ma anche invece il supporto a Sušić che si trova in possesso palla, ma Luis Enrique è troppo arretrato. Andiamo avanti, qui Luis Enrique appoggia il pallone a Lautaro, questo è un errore, un altro degli errori. Palla a Lautaro, Luis Enrique, guardate in che posizione si trova, va incontro praticamente a Lautaro Martinez, non offre una linea di passaggio al compagno di squadra e quindi praticamente è un posizionamento inutile questo di Luis Enrique in questo preciso momento. Ripartenza Inter, ancora una volta mancherà il supporto sulla destra, vediamo qui c'è Carlos Augusto che attacca sulla sinistra, Luis Enrique che rimane invece più basso. Anche qui troviamo praticamente Carlos Augusto in possesso di palla, Sušić sulla destra sta dando ampiezza, Luis Enrique ancora una volta troppo arretrato. Arriviamo anche all'ultimo degli screen. Sušić in possesso palla, sta attaccando appunto, prova ad attaccare l'area del Pisa. Luis Enrique si trova troppo arretrato, anche qui arriverà in ritardo. Normalmente l'esterno se deve trovare in questa posizione più vicino alla linea laterale per dare ampiezza, per fornire una linea di passaggio, per andare ad attaccare in superiorità numerica, visto che l'Inter o quantomeno in parità numerica, perché se non c'è la qualità del dribbling e quella non l'ha nessun calciatore dell'Inter, anche Luis Enrique che avrebbe dovuto portarla non riesce a sfruttarla e allora bisogna portare un uomo in più. In realtà Luis Enrique anche qui sarà in ritardo, arriva dopo e Sušić sarà costretto poi a girarsi ad appoggiare il pallone all'indietro. Come vediamo, quelli che abbiamo analizzato sono tutti errori di posizionamento, ad eccezione di due situazioni dove poi abbiamo valutato degli errori tecnici, non sono quelli a risaltare, sono errori nelle posizioni. L'Inter attacca ed è scoperta la fascia destra,
c'è un calciatore dell'Inter in possesso palla che sta attaccando la lateralità del Pisa e non c'è il supporto di Luis Enrique a dare ampiezza. L'Inter deve rientrare rapidamente e Luis Enrique rientra in ritardo. È una serie di posizionamenti errati e una serie di errori dal punto di vista tattico. Arriviamo allora al perché SofaScore aveva dato addirittura un 6,5 a Luis Enrique, 6,5 che naturalmente, se non valutiamo solo il fattore numerico come fa appunto l'applicazione di cui parliamo, è un voto che non può mai esistere per Luis Enrique. Lo fa per queste statistiche. Passaggi chiavi 2, cross 2 su 5 sono precisi, passaggi precisi il 79%, l'81% nella metà campo avversaria, addirittura in 33 minuti di partita farà 41 tocchi, sono tantissimi per aver giocato poco più di mezz'ora. Arriviamo quindi al punto, qual è il fine? Abbiamo visto dalle statistiche come tecnica, quindi qualità dei passaggi, non sono delle cattive statistiche, addirittura in mezz'ora troviamo 2 passaggi chiave. Questo sta a testimoniare che Luis Enrique è un calciatore che tecnicamente è valido, non è scarso. Il problema è che abbiamo trovato tanti errori di posizionamento e arriviamo quindi alla conclusione. È un buon calciatore? Sì. È un quinto? Assolutamente no. L'errore è stato quello di prendere un calciatore e volerlo adattare a fare un ruolo non suo. Lo scorso anno nel Olympique Marsiglia ha fatto l'esterno di centrocampo, però andiamo a vedere la mappa termica e vediamo, qui è la mappa termica come vediamo della Ligue 1 24-25. Luis Enrique fa l'esterno del 3-4-2-1, ma gioca principalmente dalla metà campo in su. È un ruolo completamente diverso rispetto al quinto dell'Inter. Questa è la mappa termica di quest'anno, dove è costretto comunque a giocare a tutta fascia, seppur molto spesso arriva in ritardo, però è quello che viene richiesto a Luis Enrique. E quindi il punto qual è? Non è stato preso un calciatore scarso, come dice qualcuno, è stato preso un calciatore che non riesce ad adattarsi a fare il quinto. Se prendi un esterno d'attacco, perché nasce da tale Luis Enrique, tra l'altro sul versante sinistro, e lo vuoi adattare a fare il quinto a destra, è normale che puoi andare incontro a questi problemi di natura tattica. Quindi un calciatore che, se è in possesso palla, è capace di fare un buon passaggio. Se la corsa, la rapidità ce l'ha, perché è un calciatore comunque alquanto veloce, è un calciatore che soffre dal punto di vista tattico, e quindi l'errore è il colpevole è chi ha deciso di investire 25 milioni per prendere un calciatore da adattare tatticamente. Quindi, insomma, anche i fischi che sono stati riversati all'indirizzo di Luis Enrique, insomma, sono stati fischi molto evitabili e alquanto ingenerosi per un calciatore che non si sta risparmiando, viene messo in una posizione che non è congrua con le sue caratteristiche. Arriviamo anche a come può cambiare quindi il calciomercato dell'Inter, perché se prima della sfida col Pisa l'Inter sembrava orientata a tenere a tutti i costi Luis Enrique, a continuare a puntare su di lui, dopo Inter-Pisa potrebbe essere cambiato qualcosa, perché la sostituzione dopo 34 minuti è chiaro che rappresenta una sorta di bocciatura dell'allenatore. Poi magari Chivu sa che poteva fare quella sostituzione perché ha lo spogliatoio in pugno, perché sa lavorare anche sulla mente dei calciatori, però insomma, se vieni sostituito dopo poco più di mezz'ora, naturalmente stai facendo una cattiva partita, e questo è un segnale importante, anche perché Chivu toglie Luis Enrique, preferisce spostare Carlos Augusto a destra, che sappiamo non è un quinto di destra, e quando è stato schierato lì è stato più un esperimento non riuscito, infatti non era più stato riproposto sulla destra, ed ha inserito Di Marco a sinistra. Quindi in seguito ai tanti posizionamenti di Luis Enrique, Chivu ha preferito spostare Carlos Augusto a destra piuttosto che lasciare Luis Enrique. E questo quindi può cambiare un po' il mercato dell'Inter. Si era parlato delle offerte di Bournemouth e Besiktas. Il Besiktas è ancora interessato, sarebbe pronto anche a rilanciare, e si vocifera che la prima offerta fosse di prestito con diritto di riscatto. L'Inter punta innanzitutto ad un diritto che può diventare obbligo, perché ovviamente vuole avere anche delle determinate certezze sulla cessione del calciatore, ma soprattutto si potrebbe procedere, e quindi utilizziamo ovviamente il condizionale, si potrebbe procedere alla cessione di Luis Enrique soltanto nel momento in cui dovesse arrivare un altro esterno. E arriviamo ad un punto: l'Inter spinge per Perisic,
Però secondo me il solo arrivo di Perisic non basta a colmare, ecco, il buco nella rosa se dovesse poi essere ceduto a Luis Enrique, perché poi torniamo al discorso, ok, c'è Perisic, ma dietro Perisic ci sarebbe ovviamente Perisic, ma dietro chi c'è? Darmian, quindi ancora puntare su Darmian a tutta fascia, oppure poi aspettare il rientro di Dumfries, che si vocifera inizio marzo, forse fine febbraio, ma insomma ci sono tutti i dubbi del caso su come rientra Dumfries dopo l'operazione. Insomma, mia personale opinione è che arriva l'offerta per Luis Enrique, giusto cederlo, perché in questo momento è ampiamente dimostrato che non è un quinto, lo abbiamo visto con le immagini e incrociandole con le statistiche, però poi non basta un solo acquisto, quindi bene Perisic, soprattutto se arrivasse in prestito, ecco, cosa difficile, però insomma io cercherei di prenderlo per 6 mesi, non di più. All'Inter ha bisogno anche di un altro quinto, non uno che deve alzare obbligatoriamente il tasso tecnico della rosa, ma uno che quantomeno riesce a dare certezze dal punto di vista tattico sul fatto che si può contare su quel calciatore e che non si trovi troppo spesso fuori posizione. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Cosa ne pensate sulla partita di Luis Enrique, sulla scelta che ha fatto l'Inter su Luis Enrique e soprattutto su quello che, insomma, sono le voci di mercato, quindi con un Luis Enrique che potrebbe partire, però al momento all'Inter è stato accostato il solo Perisic, ad eccezione di Ndoye, che comunque sarebbe tutt'altro tipo di affare, un affare da circa 40 milioni, ma col Nottingham che non sembra aver aperto alla cessione, quindi al momento, ecco, sembra soltanto Perisic quello più fattibile. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione commenti e come sempre, invece, io vi lascio con un gran bel Forza Inter!